Ciao, sono Giulia e vi do il benvenuto nel vlog del mio viaggio in Giappone. Appena arrivati in aeroporto ci è venuta a prendere una mia amica, abbiamo lasciato le valigie in hotel e ci siamo subito diretti al Palazzo Imperiale. Camminando siamo poi arrivati a Jimboccio, il quartiere dedicato ai libri. C'erano una bellissima atmosfera e davvero poche persone. I negozi sono un po' piccoli e stretti, però hanno una vastissima selezione di libri, stampe e altri articoli interessanti come vecchie mappe di Tokyo. Come potete vedere, molti negozi hanno anche delle librerie esterne e ovviamente, non essendo in Italia, non c'è nessun rischio di furto. Poi abbiamo preso la metro e siamo andati all'Ie Shrine. Qui abbiamo avuto un assaggio di tori rossi, ma molto più tranquillo e modesto del Fushimi Inari a Kyoto. In questo viaggio ci siamo anche dedicati alla raccolta di timbri e ne abbiamo collezionati davvero tanti. Check delle 6 quasi, 15.856 passi. Ma ora dove andiamo? Pochetti, ora dove andiamo? Fukoku Friendly Forest, a incontrare Hello Kitty. Yeah! Siete Viva il contenti? sabato a Tokyo, siamo contentissimi, abbiamo ancora tante energie. Finalmente vedremo Hello Kitty dal vivo. Questo è come ci si sente a Tokyo, il primo giorno. Contenta? Voi ragazzi? Questo posto è un po' nascosto, non è stato facile trovarlo, ma è una chicca davvero sfiziosa. Ci sono un sacco di Hello Kitty dedicate alle varie prefetture e città del Giappone e c'è anche uno stamp trail. Infatti in vari punti dell'edificio c'erano delle postazioni con dei timbri e alla fine si otteneva questa carinissima cartolina di Hello Kitty. La serata si è poi conclusa a Ginza, dove ho dovuto resistere alla tentazione di passare 2 ore dai Toya a comprare cancelleria. E alla fine abbiamo cenato da Hanamaru Udon. Dopo la cena, vi è piaciuta la cena? È piacere. Si può fare di più, Sì, si può fare decisamente. molto di più. Sì, dobbiamo Decisamente. considerare che siamo arrivati in hotel verso le 12:15. Un riscaldamento per i prossimi giorni, indubbiamente. Dopo una colazione con cibo del combini e un po' di stretching mattutino, comincia il nostro secondo giorno.
Abbiamo fatto un salto alla stazione di Tokyo, più precisamente dal lato Marunouchi, il quartiere del business, perché questa facciata è veramente bellissima e particolare. Ovviamente non potevamo non fare il timbro della stazione. E poi ci siamo diretti alla stazione di Nippori per andare al Nezu Shrine. Durante il cammino i miei compagni di viaggio si sono voluti fermare in questo cimitero e io sono rimasta molto colpita dal fatto che su ogni tomba ci fossero delle tazze molto carine e a quanto pare in Giappone è tradizione lasciare del cibo e delle tazze di tè per i defunti e ovviamente ognuno ha la sua tazza personale. Prima del tempio, essendo domenica, era pieno di bancarelle che vendevano cibo, giocattoli, libri e tantissime altre cose. Le azalee in fiore erano veramente stupende, con dei colori super vibranti. Peccato però che fosse pieno di turisti, era molto difficile camminare. Per pranzo ci siamo fermati in una delle tante bancarelle e abbiamo mangiato uno spiedino di carne molto salato. La prossima tappa è Yanaka-Ginza, un quartiere un po' più tradizionale dove si trova una via piena di negozi, principalmente di piccoli artigiani. E una simpatica caratteristica di questo posto è la presenza di tantissimi gatti. Noi non ne abbiamo visti molti, però ci siamo accorti che la maggior parte degli articoli in vendita erano a tema. Ci tengo poi a segnalarvi i lavori di questo gentilissimo signore che mi ha anche permesso di filmarlo, realizza delle bellissime cartoline 3D e vi lascio qui il nome della sua pagina Instagram. The doors on the left side will open. Siamo qui oggi per vedere il tombino dei Pokémon. Eh sì, siamo andati al parco di Ueno apposta per cercare 2 tombini dei Pokémon. Ne avevo salvati tantissimi in tutto il Giappone, però purtroppo il nostro programma era molto fitto e ne abbiamo visti pochi. Se volete saperne di più a riguardo, ne parla Ottavia nella sua guida in un articolo del suo blog che vi linko qui sotto. Siamo poi andati al Mukojima Yakkaen Garden, un bellissimo giardino con elementi non soltanto giapponesi. Durante l'anno, in base alla stagione, fioriscono centinaia di fiori diversi. È stato davvero bello, un'oasi di pace in cui stare a contatto con la natura e rilassarsi nel silenzio. Fa anche parte dei 9 giardini storici di Tokyo. Noi 2 anni fa avevamo visitato il Tonogayato Garden e quindi speriamo un giorno di riuscire a vederli tutti.
Eccoci al Tempio degli Onigiri, una meta sicuramente non necessaria ma che mi è piaciuta molto, l'ho trovata simpatica e c'erano veramente tanti onigiri con faccine carine. C'era anche una postazione in cui era possibile prendere dei sassi e colorarli personalmente. Perché è sempre un video. Avevamo poi prenotato il Tokyo Sky Tree per le 18 così da riuscire a vedere il tramonto e per fortuna ci siamo riusciti. Non l'ho filmato molto perché ho preferito godermi il momento da sola. In quei giorni c'era anche un evento dedicato al Detective Conan e mio zio, da grandissimo fan, è impazzito completamente. Sei contento? Contentissimo, ho realizzato un sogno. Vediamo se ti danno un premio. Speriamo. E il premio? Il premio era uno sticker, però ho anche il ricordo dei timbri di questa esperienza fantastica. La giornata si è poi conclusa con una visita al Tempio Sensoji, dove eravamo già stati di giorno 2 anni fa, ma di notte l'ho trovato molto più suggestivo. E infine cena con un buonissimo ramen. Continuate a seguirmi per i prossimi video del nostro viaggio in Giappone.